Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Oggi vi raccontiamo ciò che è successo ieri sera, passo dopo passo, senza tralasciare nessuna sfumatura. Restate con noi fino alla fine e, se vi piace quello che facciamo, ricordatevi di sostenere i Segreti Turchi con un'iscrizione e un passaparola tra amici. Cominciamo. La notte apparteneva ad Afra Saracioglu. Il suo compleanno si è trasformato in un piccolo film romantico, elegante e vibrante, con lei al centro, luminosa in un abito che scivolava come seta e un sorriso pronto a spezzare ogni formalità. Attorno, una cerchia di amici sinceri, la musica che cambiava colore di ora in ora, i brividi di un'inquieta attesa, e quel modo di muoversi di Afra, sereno e insieme curioso, come se sentisse già nell'aria un presagio. Anche chi la osservava da lontano percepiva che qualcosa stava per accadere. E infatti, sul finire della serata, quando le luci erano più basse e i brindisi avevano perso il tono cerimoniale per farsi intimi, Afra ha fatto un passo verso i fotografi e, con lo sguardo che brillava più del diamante che ancora nessuno aveva notato, ha pronunciato poche parole: sì. Mert mi ha chiesto di sposarlo. Il silenzio che ne è seguito, fitto e incredulo, è durato quanto un battito in sospeso. Poi, come un'onda che ritorna, la gioia le ha riempito il volto. Era una felicità trattenuta eppure innegabile, quel tipo di luce che non si finge. Nel frattempo, molti avevano colto l'apparente distacco di Mert Ramazan Demir per tutta la serata, un'attenzione contenuta, quasi timida, che ad alcuni era parsa indifferenza, ma che ora si rivelava solo parte di un piano. Chi ha guardato con più attenzione li ha visti ballare, scambiarsi parole in punta di voce, un dialogo che accarezzava la musica senza sfidarla. E poi, dopo il taglio della torta, il gesto che ha congelato il tempo, Mert ha portato la mano alla tasca, ne ha estratto una piccola scatola, e un mormorio ha attraversato il locale come vento sul mare. C'è chi giura che ad accompagnare quel momento sia partita la canzone preferita di Afra, e che proprio su quelle note Mert si sia inginocchiato, chinando il capo in un gesto antico e sempre nuovo, e le abbia sussurrato una promessa in un tono che apparteneva solo a loro due. Nessuno ha sentito le parole, eppure tutti hanno capito. In quel frammento sospeso, l'amore ha parlato più forte di qualunque dichiarazione. Più tardi, la coppia non ha voluto condividere i dettagli, proteggendo quel minuto come una reliquia. Ma l'anello che ornava la mano di Afra, discreto e luminosissimo, era una risposta a ogni domanda, la prova silenziosa di un sì che non conosce esitazioni. Quando i giornalisti hanno chiesto quando si sposeranno, Afra ha sorriso, scegliendo la delicatezza della misura: è tutto così nuovo. Per ora ce lo teniamo stretto. Accanto a lei, Mert ha lasciato che fossero i suoi occhi a dire il resto, attento a tenere la scena lontana dal rumore. La gioia, però, non si nasconde, non le si può impedire di farsi vedere. E chi era lì, in sala, ha visto la fierezza serena che attraversava il viso di Afra come un'alba. Sui social, intanto, si è scatenato un coro. La favola continua, sono splendidi insieme, sembrano nati per questo. Il compleanno è diventato un capitolo nuovo, il punto in cui le pagine si voltano quasi da sole. Col passare delle ore, l'atmosfera del locale si è fatta più raccolta, più morbida. La notte, invece di chiudersi, sembrava spalancarsi. Afra e Mert si sono defilati con naturalezza, lasciando alle loro spalle il brusio degli amici, per raggiungere un angolo appartato affacciato sul mare. Lì, tra le luci che tremavano sull'acqua e l'odore salmastro che arrivava in respiri tranquilli, hanno riscritto a bassa voce il loro destino. Si dice che la proposta sia nata proprio in quell'istante, come se ogni cosa avesse trovato la propria nota perfetta. Mert le ha preso la mano, l'ha guardata come si guardano le risposte attese da tempo, e per Afra è mancato il respiro, non per sorpresa, ma per riconoscimento. Era un sì che stava con loro da anni. Hanno cominciato come amici, si sono scelti di nuovo come complici, e poi, quasi senza accorgersene, sono diventati una storia che apparteneva a entrambi con la stessa forza. Che accadesse nel giorno del compleanno di lei, ha dato a tutto un sapore di destino. Quando sono tornati tra gli amici, la felicità di Afra era un vestito nuovo.
Qualcuno ha gridato, qualcuno si è commosso, qualcuno ha alzato i calici come a benedire un patto. Il DJ ha colto l'onda, ha virato verso melodie romantiche, e la festa ha cambiato lingua, da rumorosa a innamorata. L'anello, semplice e ricercato allo stesso tempo, ha iniziato a correre online, fotografato da 1000 angolazioni, è diventato argomento del momento. Voci insistono sul fatto che Mert lo abbia disegnato pensando ad Afra, scegliendo un taglio che esaltasse il carattere di lei, e inserendo dettagli che solo i due conoscono. Un accenno di luna, 2 iniziali nascoste nel castone, forse un riferimento a un ricordo condiviso. Gli amici più vicini giurano che aspettavano questo passo da mesi, forse da anni, ma che Mert abbia voluto aspettare il momento realmente giusto, quello in cui il gesto non fosse solo spettacolo ma anche casa. E ieri notte, finalmente, casa è arrivata. Per molti fan, il tempismo è stato uno shock dolcissimo. Un regalo inatteso alla soglia di un nuovo anno personale per Afra, un segno che certe storie si scrivono con pazienza. Le piattaforme si sono riempite di auguri, di video montati da chi custodisce ogni frammento della loro relazione, dal primo sguardo ai set, alle passeggiate rubate dai paparazzi, fino ai sorrisi che si lanciano quando credono di non essere visti. Uscendo dal locale, Afra non ha smesso di sorridere nemmeno sotto le luci impietose delle telecamere. O forse proprio per quello ha sorriso di più, come a dire che la felicità non teme la verità. Alla domanda "le famiglie lo sanno?", ha risposto sincera: "Stiamo ancora mettendo insieme tutte le emozioni, ma sono certa che saranno felici quanto noi." Mert le ha cinto la vita con naturalezza e, senza enfasi, ha aggiunto: "La sua felicità è la mia." Parole semplici che hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Intanto, dietro le quinte, si è aperto il capitolo successivo. Dove e quando si sposeranno? C'è chi sussurra una cerimonia estiva in una cittadina di mare, con il vento leggero a tenere fresca la sera e le candele a disegnare l'orizzonte. Altri, invece, parlano di un rito misurato, essenziale, circondati soltanto dai volti di sempre. Qualunque sarà la scelta, è chiaro che il viaggio di Afra Saraciolu e Mert Ramazan Demir ha già il sapore della memoria. La loro storia d'amore, densa e luminosa, finisce per rubare la scena persino alle fiction in prima serata. E il pubblico, ormai, non aspetta altro che il giorno in cui li vedrà pronunciare il sì. Anche dopo aver lasciato la festa, l'incantesimo non si è spezzato. In macchina, sulla strada verso l'alba, hanno continuato a ripetersi che quel minuto in cui il mondo si è fermato sarà il loro rifugio per sempre. Afra, ogni volta che guardava l'anello, veniva sorpresa da una carezza di commozione. Ha detto a chi le è più vicino che sentiva il sostegno dei fan come un abbraccio attorno alle spalle, e che forse, senza tutto quel calore, non avrebbero avuto il coraggio di fare il passo sotto gli occhi di tutti. Perché, nonostante il rumore che li circonda, la loro verità l'hanno sempre protetta. Chi li conosce bene racconta infatti di una coppia abituata ai riflettori ma capace di ritirarsi, quando serve, in un piccolo mondo silenzioso. Lì, hanno costruito fiducia, complici e onesti, con un'armonia che si nota anche quando non vogliono mostrarla. Per questo, in fondo, nessuno si è stupito della proposta, stupore, semmai, è stato scoprire quanto fosse perfetta, dal tempismo al luogo, fino al modo. Tra le prime cose che Afra ha fatto dopo aver detto sì, c'è stata una telefonata di famiglia. Si dice che sua madre si sia messa a piangere di gioia, mentre suo padre abbia pronunciato una frase che Afra conserva nel cuore. Vi abbiamo sempre immaginati così. Dall'altra parte, la famiglia di Mert avrebbe accolto la notizia con un entusiasmo schietto, felice e orgoglioso. Questa armonia tra le due sponde della loro vita privata fa pensare che i preparativi non tarderanno a iniziare. Rumors raccontano che Mert abbia già iniziato a informarsi per una luna di miele oltre confine, qualcosa di romantico, intimo, forse in una città d'arte o su un'isola dove il tempo si muove piano. Quella stessa notte, tra un ricordo e l'altro, si sono concessi di sognare ad alta voce. Una casa con le finestre che prendono il sole del mattino, libri lasciati aperti sul tavolo, progetti professionali condivisi e successi festeggiati con semplicità.
È successo all'improvviso, ma è la cosa più giusta che potesse accadere. Ha confidato Afra a chi ha potuto rubarle un attimo. C'è in quelle parole la verità di una storia che non ha bisogno di proclami. Ora gli occhi sono tutti su di loro. Il vestito, gli inviti, la musica, il luogo, il primo ballo da sposi. Le redazioni si preparano, i fotografi lucidano gli obiettivi. Anche i brand, dicono, sono già in fila. Ma, al di là del clamore, loro continuano a muoversi con passo misurato, uniti da un ritmo soltanto loro. Con le prime luci del mattino, Afra si è svegliata come dopo un sogno troppo bello per essere vero. Ha guardato l'anello, l'ha fatto brillare contro la finestra e si è chiesta per un istante se la notte avesse giocato qualche incantesimo. La risposta è arrivata dal riflesso sulla parete, era tutto reale. Poco dopo, un messaggero ha bussato con un mazzo imponente dei fiori preferiti di Afra. Nel biglietto, poche parole che sembravano un sigillo: benvenuta nella nostra nuova vita. Con quella frase nel cuore, Afra ha iniziato la giornata come camminando su una linea di luce. E le sorprese non sono finite. Nel pomeriggio, Mert aveva già prenotato un tavolo in un ristorante che non vuole rivelare, un luogo raccolto dove la città si sente solo in lontananza. Lo chef ha creato per loro un menù che parlava di ricordi condivisi, un piatto che richiama una sera d'autunno, un dolce con una dedica segreta. Nessuna grande scenografia, solo quella sensazione profonda che hanno quando si siedono uno di fronte all'altra e il mondo diventa semplice. Così si conclude il nostro racconto di oggi. Se vi siete emozionati insieme a noi, non dimenticate di iscrivervi a Segreti Turchi e di far conoscere questa storia a chi, come voi, ama seguire ogni sfumatura del cuore. A presto!